Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici affettivi per la prima parte del 2023 e con affettivi intendo tutti, quindi quelli di relazione familiare, lavorativa piuttosto che di amicizia o di coppia. È un'estensione della lettura generale, quindi se non l'avete ancora vista potete andare a vedere anche quella, la trovate sempre nella playlist del canale. E ho ripreso di conseguenza le stesse carte, le carte della seconda linea. Quindi abbiamo l'energia generale che è quella del sole, poi abbiamo un 5 di pentacoli, la carta del carro, la carta del sole, un 4 di coppe e una regina di bastoni al contrario. Allora ragazzi, qui partendo dal 5 di pentacoli si parla di un'energia un po' scarica, direi io. Quindi sento che in qualche modo avete la necessità di, diciamo, di uscire da questa vibrazione energetica. Io credo che sia una vibrazione che riguarda l'ambiente che vi circonda più che come siete voi di indole, nel senso che è come se lo stare nell'ambiente in cui siete attualmente vi scarichi a livello energetico. Proprio il 5 di Pentacoli parla di perdite normalmente. Possono essere perdite da un punto di vista eh, fisico, quindi monetario, piuttosto che magari la perdita delle chiavi, ma in questo caso sento che può essere riferito proprio a una perdita di energia che voi, insomma, inizierete ad accusare in questa prima fase del 2023. Abbiamo anche qui la carta del carro e qui sento che potrebbe esserci una scelta importante a livello di relazione, a livello di coppia, a livello di quello che potrebbe essere anche la vostra vita nel caso non abbiate, non siate in una relazione, appunto. È il dare una direzione a questo carro e il prendere una decisione e andare avanti per perseguire il proprio obiettivo. Passiamo poi anche alla carta del sole e qui si parla di espansione, di nuovi obiettivi, di nuovi tipi di percorsi anche. Vi ricordo che la carta del sole è la carta reggente della lettura, eh. Quindi si va verso cose nuove, verso un'apertura. Abbiamo anche un 4 di coppe e qui il 4 di coppe denota una sorta di atteggiamento un po' cieco. Io dico sempre che il 4 di coppe è la carta della cecità e probabilmente c'è qualche tipo di occasione, c'è qualche tipo di anche amicizia mi verrebbe da dire, perché comunque abbiamo la carta del sole. È come se ci fosse qualcuno vicino a voi di cui voi non siete consapevoli. Potrebbe essere questa regina di bastoni, poi andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Ehm, Oppure potrebbe essere semplicemente, se per esempio siete single, appunto una persona che è lì intorno a voi di cui voi non siete consapevoli, è un po' come se non, o non vi siete ancora resi conto o avete presente la persona chi è, ma non, è come se non deste peso, una cosa di questo genere. Va bene, andiamo a vedere carta per carta che cosa dicono i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un 9 di spade, un 6 di spade al contrario. Adesso recupero quello che è la carta che è schizzata. Però diciamo che già così, insomma, l'energia non è proprio leggera, eh. Andiamo a vedere qual è questa carta. Ecco appunto un 10 di spade al contrario. Tante spade, tanti pensieri, tanta mente, ragazzi. Quando c'è il 5 di pentacoli al contrario,
alle volte può parlare anche di una codipendenza. E per codipendenza intendo l'essere dipendenti dal pensiero di qualcun altro, dal riscontro di qualcun altro, dal benestare di qualcun altro. Lo sento molto come se fosse una questione familiare. Potreste essere voi genitori nei confronti dei vostri figli ad avere questo tipo di atteggiamento, oppure essere voi come figli. Perché qui comunque con il 9 di spade c'è una serie di pensieri che vi attanaglia la mente, una serie di preoccupazioni. E potrebbe essere proprio riferito al fatto che qualcuno vuole affrontare questo tipo di viaggio, questo tipo di distacco, ma o non si sa come fare, o non si hanno le risorse, magari, o semplicemente il coraggio. C'è qualcosa a livello familiare qui da dover lasciare indietro. E se è stata una perdita, non lo so, per esempio qualcuno ha perso dei soldi piuttosto che appunto le chiavi della macchina, il distacco deve avvenire più a livello emotivo, nel senso perdonarvi se avete perso le chiavi della macchina, ipotesi, perché succede, cioè non succede niente, capita. Va bene, andiamo a vedere il carro. Abbiamo la stella e l'otto di bastoni. Io sento che qui qualcuno si muoverà verso quello che è un proprio sogno, un proprio desiderio. Potrebbe essere un progetto nuovo o una nuova avventura, come vi ho accennato all'inizio. Quando c'è la carta della stella si parla di destino, si parla di speranza, si parla di sogni. E qui con l'otto di bastoni, che è diciamo, un acceleratore naturale delle carte che sono intorno. Qui si prende una scelta decisa, direi così, per quello che riguarda una relazione, mi verrebbe da dire, ok? Andiamo avanti, vediamo la carta del sole. Abbiamo un 9 di bastoni al contrario, un 5 di spade e un asso di spade. È un asso, quindi sì, c'è di nuovo una comunicazione, un inizio, qualche cosa che si sta muovendo. L'asso di spade molte volte fa anche riferimento a una nuova chiarezza mentale, ok? Quindi può essere che questo, perché quando c'è l'otto di bastoni è la comunicazione che arriva, è una novità che fondamentalmente arriva. Potrebbe anche essere una novità che vi arriva e che vi fa muovere, vi fa riavere quella speranza di cui ci parla la stella. Il punto qual è? Che con questo 9 di bastoni al contrario, ragazzi, vi sento un po' scarichi, ma ve lo dicevo già qui all'inizio. Anche qui di nuovo c'è un 5 di spade, quindi parecchi conflitti mentali. Se aveste figli, per qualcuno può fare riferimento a dei conflitti con i figli, perché comunque abbiamo anche la carta del sole. Oppure sono prese di posizione. In realtà è come se ehm, come vi posso spiegare qui? Se ci fossero delle discussioni con i figli, e qualcuno le avrà, sento che sono discussioni ehm, che in realtà sono dovute a una mancanza di comunicazione sincera e anche ad una mancanza di ascolto, mi dicono. Nel senso, sapete ok, tu che cosa vuoi, io che cosa voglio, come possiamo venirci incontro, creare quello che è un confronto di tipo costruttivo. Invece con questo 5 di spade, il 9 di bastoni qui e il 5 di pentacoli qui, sento che cioè le discussioni sono fatte perché, diciamo, siete esasperati un po', ci saranno delle questioni che magari vi portano un po' all'esasperazione, un po' all'eccesso e quindi è un po' come lo sbottare, lo sento, no? Però ecco, secondo me molto dipende dal fatto che siete scarichi. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 7 di spade e un 2 di bastoni. Anche qui, anche qui può essere che ci sia la voglia di andare oltre, ma con il 7 di spade ci sono delle proiezioni. Ci sono magari delle cose che non sono tanto chiare. Datemi un'altra carta per il 7 di spade. 5 di coppe, siamo di nuovo sul sentimento di perdita del 5 di denari.
Io credo che qui, ragazzi, qualcuno si renderà conto che è stato ingannato, perché le verità vengono alla luce, c'è la fine della sofferenza perché c'è un 10 di spade, il 7 di spade mi parla proprio di qualche cosa che potrebbe venire alla luce. Andiamo a vedere la regina. Eremita al contrario, 6 di bastoni al contrario, 4 di pentacoli al contrario, carro al contrario. Non lo so, fate attenzione al vostro circolo. Vi dico una donna perché è uscita la regina, ma potrebbe anche essere un uomo. Sento che è come se ci fosse una persona che ad un certo punto vi abbandonerà, fondamentalmente. Vi quasi vi deluderà, però io sento che è più una vostra attitudine, perché quando si è in questa fase di 5 si aspetta sempre un aiuto da parte dell'esterno e quindi l'aspettativa l'avete creata voi, può anche essere per quello che c'è il 7 di spade che ci fa pensare a una proiezione. È come se voi vi aspettaste che qualcuno vi aiuterà e potrebbe essere proprio questa regina di bastoni. Però ecco, in realtà sento che no, potrebbe essere che non arrivi proprio l'aiuto sperato da parte di questa persona. Sento che questa persona è impossibilitata a muoversi, quindi in un certo senso è come se avesse le mani legate, non sapesse bene cosa poter fare e quindi preferisca magari astenersi dal darvi un aiuto. Se invece non fosse una persona e fosse la vostra perdita di potere personale, come dicevamo all'inizio, ehm, ragazzi, qui c'è di nuovo la carta dell'eremita. Bisogna fare il lavoro di tipo interno, un po' quello che ci dice qui con il 5 di pentacoli, con il 5 di coppe, no? Elaborare questa vostra sensazione un po' di carenza che potreste avere. Vi dico, sento che adesso andiamo a vederlo poi scandito mese per mese, però questa è più una situazione che riguarda il vostro passato. Questa è una situazione che sento più legata verso il vostro presente, diciamo verso il 2023. Perché comunque da qui in poi, questa è un'energia stagnante, ma da qui in poi c'è un movimento, ci sono diversi tipi di comunicazione, ordine mentale, c'è l'espansione, c'è il movimento. Ne scoprirete delle belle, diciamo così. Ok? Va bene, andiamo a vedere mese per mese come sarà la scansione degli eventi. Io intanto vi ricordo comunque, come sempre, che di, diciamo così, considerare che il tempo sia fluido, sia slittevole. Se sulle carte viene fuori che una cosa magari potrebbe succedere a febbraio, per qualcuno potrebbe succedere sì a febbraio, per qualcun altro marzo-aprile e magari invece per qualcun altro essere già successa alla fine del 2022. È per quello che quest'anno ho voluto pubblicare gli oroscopi del 2023 un po' prima, insomma. Va bene. Ok, la prima carta di gennaio, ragazzi, wow. Ma è un po' in linea, infatti è un po' la zona della lettura, direi, no? Questa delusione, questo essere feriti. Può essere che sia, vi ripeto, una ferita che vi portate avanti da tempo in realtà, che sia, non dico quasi calcificata, ma che siate abituati a vivere questa sofferenza. E vi vibra un po' a gennaio, qualche cosa si risveglierà, diciamo così. A febbraio abbiamo la carta del mago, quindi qui c'è quel potenziale nuovo inizio che si vedeva in questa zona della lettura. Il mago è sempre colui che ha tutte le carte in regola per poter realizzare o concretizzare la realtà che lui vuole. È un nuovo inizio comunque e si parla di febbraio, quindi può essere che qui a febbraio inizi qualche cosa di nuovo. Se foste single, vi dico che a febbraio potrebbe esserci una persona con la quale si inizia una relazione nuova, ok? Perché appunto il mago è un inizio. Comunque andrò anche a spiegare questa linea di carte, per cui lo vediamo poi dopo con i mini tarocchi. L'eremita a marzo, qui qualche cosa mi dice che avete bisogno di prendervi un periodo. Se per caso non iniziasse qualcosa con qualcuno a febbraio, nel caso foste single, potrebbe essere un nuovo periodo, una nuova partenza. L'eremita ce l'avevate anche qui, eh? Quindi è un po' come il, ok, io voglio creare voglio essere in grado di creare la realtà giusta ed esatta per me e quindi faccio un lavoro interno per cambiare il mio mondo interno.
perché sappiamo che quando si cambia il mondo interno, automaticamente poi cambia anche il mondo esterno. Vediamo ad aprile questo fante di bastoni al contrario, può far riferimento se siete single a una persona, in realtà non so se è nuova, però lo sento abbastanza collegato con la carta della regina di bastoni, perché quando c'è il fante al contrario è sempre una carta che io sento con un po' di diffidenza, da cui bisogna diffidare, ok? Se aveste i figli, se foste genitori, il fante potrebbe rappresentare un figlio con il quale magari verso marzo-aprile, diciamo così, più o meno, potrebbero esserci questi screzi di cui parlavamo prima, queste discussioni, ecco. In realtà poi abbiamo anche la carta degli amanti a maggio, quindi vi dico che se siete single di nuovo, c'è la possibilità che magari quello che qui era iniziato come una relazione un po' più superficiale si riveli qualcosa di un po' più profondo, perché comunque quando c'è la carta degli amanti si parla di armonia, si parla di amore corrisposto proprio. Se foste voi i genitori e aveste quella situazione, diciamo, con i figli, potrebbe essere necessaria una scelta a maggio, perché quando c'è la carta degli amanti si parla sempre di una scelta tra il vecchio e il nuovo, tra la realtà che si è vissuta fino a quel momento e quello che potrebbe essere la nuova realtà, quella che magari appunto si inizia a febbraio. Se aveste già una relazione, è un po' come se questo tipo di discussione, di questione che vi ha fatto soffrire, in realtà vi facesse iniziare un percorso di crescita interiore e consapevolezza, direi che insomma ha la sua importanza. Andiamo a vedere l'ultima carta a giugno. Ok. Abbiamo un 5 di spade e di nuovo qui ritornano un po' questi conflitti, anche qui avevamo il 5 di spade, che ripeto potrebbero essere con i figli, potrebbero anche essere conflitti interni, cioè ognuno poi lo applichi alla propria realtà, nel senso che comunque quando c'è un 5 di spade si parla di conflitti della mente, è la carta della falsa vittoria, è la carta di qualcuno che vince la discussione, però in realtà non ne trova un vantaggio, non c'è una reale vittoria che porti un vantaggio ad entrambe le parti. C'è solo un vincere la discussione che appunto lascia un po' il tempo che trova se non si trova una soluzione, no? Ok, andiamo a vedere con gli altri tarocchi che cosa vi dicono, quindi spiegheremo anche questa fila. Vediamo se riesco a dirvi qualche cosa di più. Ok. Allora, il 3 di spade. Un 10 di spade e un re di bastoni. Allora, se tutta questa situazione facesse riferimento alla famiglia, essendoci un re di bastoni, e anche qui la regina di bastoni, credo che potrebbero essere una madre, un padre, eh, qualcuno che ha una forte influenza su di voi. Fortemente può essere un padre, quindi può essere che ci sia stato qualche screzio, diciamo con un genitore in generale, no? E abbiamo il 10 di spade che è un altro arcano che parla di sofferenza, comunque come il 3 di spade che c'era sotto. Il 10 di spade ce l'abbiamo di nuovo qui. Sì, sento che è come se aveste subito un torto. Credo che qualcuno sia stato un po' abbandonato. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere il mago. 5 di bastoni al contrario. E la carta del mago al contrario, quindi mago e mago. Allora, il 5 di bastoni al contrario, ragazzi, di nuovo, è sempre una carta di conflitto, anche se un po' meno conflitto rispetto al 5 di spade, nel senso che è più una competizione, io lo sento più come una gara, come se, diciamo, verso febbraio foste un po' spronati a correre contro il tempo, mi viene da dire. E che è un inizio di manifestazione, però probabilmente con questo 5 di bastoni al contrario ancora non sapete come muovere il carro, direi proprio.
Andiamo a vedere l'eremita. Guardate, sto vedendo adesso che se foste in una relazione già da tempo, potrebbe arrivare proprio quello che è il salto in avanti, ma è come se sentissi che qualche tipo di pesantezza a livello di famiglia di origine rallentasse un pochettino l'evoluzione della vostra relazione. Ecco, questo ce l'ho un po' chiaro vedendo il carro, gli amanti e l'otto di bastoni. Allora, l'eremita ha un 10 di pentacoli, la regina di spade, oh, questa non la vedete, è un 9 di spade, facciamo così. Ok. Quindi l'eremita vi serve a marzo per cercare la vostra stabilità, la vostra completezza, mi viene da dire. C'è una regina di spade, quindi qui fa riferimento a un'energia, qualche cosa che bisogna tagliare. La regina di spade è una persona che semplicemente si lascia indietro quello che non le serve più, senza troppi romanticismi. E qui il 9 di spade lo rivedo qui. Ho la sensazione che qualcuno debba lasciare indietro la famiglia di origine. Non nel senso di abbandonarla, però di non dar tutto il peso che è stato dato fino a questo momento alla famiglia di origine, perché è un po' come se vi sentiste comunque abbandonati da... Ho questa sensazione. Anche l'eremita qui serve per cercare la vostra verità. Il 10 di pentacoli è vero, una carta di compimento, ma fa anche riferimento alla famiglia allargata. E la regina di spade è un po' come se dovesse tagliare i pensieri. Quindi qui l'eremita vi serve per fare un po' di spazio in quelli che sono i vostri pensieri e serve anche come autoconoscenza, giustamente, perché comunque quando c'è la carta dell'eremita si parla di un lavoro interno. Ok, andiamo a vedere il fante di bastoni. 7 di pentacoli al contrario, abbiamo la carta del matto e abbiamo un cavaliere di coppe, ragazzi. Quindi, se foste singoli, il fante di bastoni potrebbe rappresentare una persona che in qualche modo vi fa un'offerta, vi fa una proposta o con la quale c'è una sorta di dialogo, di incontro, mi verrebbe anche da dire. Perché poi vi ricordo che abbiamo gli amanti, eh. Io credo che questa persona, e come vi dicevo qui, che sento che c'è una persona vicino a voi, che in qualche modo vi potrebbe aiutare ad andare in un certo tipo di direzione e potrebbe proprio essere questo fante di bastoni, ok? Il 7 di pentacoli al contrario mi dice che c'è una sorta di fermento verso aprile. A maggio abbiamo gli amanti, che è una carta bellissima, una carta di equilibrio comunque, di armonia, di relazione corrisposta, di un amore in equilibrio. Andiamo a vederli. Abbiamo la carta della luna al contrario, quindi sì, sento che qui veramente qualche cosa viene a galla, eh. E il re di spade, re e regina di spade, sono due carte dello stesso seme. Qui comunque sono uscite regina di spade, scusate, di bastoni e regina di bastoni. Quindi per qualcuno sì, si tratta di una nuova situazione per destino. Una volta che si riesce a lasciarsi indietro questi problemi familiari, questi pesi, se non avete problemi familiari di nessun tipo possono essere delle credenze limitanti che vi fanno sentire limitato o limitata. C'è comunque questa sofferenza da dover elaborare, secondo me, inerente a una figura paterna o inerente all'uomo, la figura dell'uomo. Se per esempio siete single e non riuscite a trovare una persona che combaci con voi, probabilmente perché dovete ridimensionare l'idea che avete del ruolo di fidanzato piuttosto che di fidanzata. Io dico uomo perché è uscito un re, però poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Qui con la luna al contrario vengono fuori delle cose, si scoprono, si prende consapevolezza di quelle che potevano essere le paure o di quelle che potevano essere le vostre aspettative nei confronti di qualcuno ehm, che appunto questo qualcuno non ha il dovere di soddisfare, perché se io mi creo un'aspettativa non è detto che poi l'altro debba soddisfare questa aspettativa. Sono proiezioni nostre quelle. Andiamo a vedere il 5 di spade, l'ultima carta. Wow, asso di bastoni e la carta della forza. Quindi a giugno c'è un nuovo tipo.
Guardate, avete una possibile conoscenza o un possibile nuovo inizio nel caso siate in una relazione a febbraio, come se si iniziasse a intravedere una sorta di progetto. A marzo vi sento un po' così, a fatti vostri, mi verrebbe da dire, in fase di valutazione, mentre poi aprile, maggio e giugno quello che vedo è un'evoluzione di una storia o nuova o già esistente, ok? Perché poi abbiamo anche la forza, è il coraggio, è il movimento, è la stessa carta, cioè è la carta associata al leone, così come anche la carta del sole. Quindi sento molto questa espansione e poi con l'asso di bastoni vi devo dire che c'è questo nuovo inizio, questo incontro passionale, questa azione fatta in modo deciso, in modo determinato, verso qualcuno. È un po' come se si lasciassero andare le paure che si sono acquisite, diciamo, durante l'infanzia o a livello familiare, e questo tipo di lavoro interno che vi porterà l'eremita farà sì che si svilupperà una nuova armonia all'interno della relazione o una nuova relazione con armonia. Sono delle belle carte, ragazzi. Andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che, prima di tutto, che sono rimaste fino alla fine del video. E secondo, volevo ringraziare tutte le persone che sempre mi supportano con i like, le persone che si iscrivono con i vostri commenti, insomma, le condivisioni. È bello sapere che ci siete. Grazie a tutti. Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio. Tre messaggi. Giocosità per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Il sole è anche riferito ai bambini, al bambino interiore proprio. Qui è come se ci fosse bisogno di risvegliare un pochettino il bambino interno. Poi abbiamo è sicuro per te amare e vi dico qui c'è una sorta di sensazione di abbandono, di quando c'è una carta del 5 di Pentacoli, come vi dicevo all'inizio, alle volte si parla anche di codipendenza. La codipendenza si sviluppa quando, cioè vi rendete conto che c'è, diciamo così, quando non vi sentite mai al sicuro, quando c'è una ferita d'abbandono o una ferita di rifiuto da guarire, si tende poi a sviluppare questa sorta di dipendenza nell'avere una conferma dal mondo esterno, perché semplicemente non si è abbastanza lucidi, mi verrebbe da dire, da capire il proprio mondo interno, quindi c'è bisogno che qualcun altro ci dica come stanno le cose. E quindi questa carta vi dice: sicuro per te amare, apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. È un po' come se vi dicesse anche tu meriti di essere amato. La sento un po' collegata con il primo chakra, vi potrebbe essere utile fare dei lavori con io sono, delle affermazioni positive con io sono, io esisto, io valgo, quelle cose lì. Ok, vale la pena di aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Difatti qui ho la sensazione, come vi dicevo, che potrebbe esserci una sorta di pseudo partenza, di una nuova fase verso febbraio, ma poi, avendo l'eremita a marzo, vi sento un pochettino tirare indietro, cioè prendervi un attimino di tempo ancora per riuscire a riflettere meglio, per riuscire a capire che cosa potete lasciare indietro. Però ecco, dalla primavera in avanti, ragazzi, secondo me le cose cambiano. Amici del cancro, io spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi nei commenti come risuona a voi. Io vi auguro un inizio 2023 splendido. Se non avete ancora l'amore, vi auguro di trovare l'amore. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!